Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Betaestina Doc Generici SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Betaestina Doc? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Betaestina Doc durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Betaestina Doc? Betaestina Doc ha un farmaco a base del principio attivo betaestina di cloridrato, appartenente alla categoria degli antivertigine e nello specifico preparati antivertigine. È commercializzato in Italia dall'azienda Doc Generici SRL. Betaestina Doc può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Betaestina Doc 24 mg 20 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Doc Generici SRL. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo. Betaestina di cloridrato. Gruppo terapeutico. Antivertigine. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni: vertigini, tinnitus e perdita dell'udito associati alla sindrome di MA. Copyright Niare. Posologia. Posologia adulti, inclusi gli anziani. 12-24 mg 2 volte al giorno da assumere col cibo. Le dosi possono essere aggiustate in funzione delle necessità del singolo paziente. A volte un miglioramento si riscontra solo dopo un paio di settimane di trattamento. Popolazione pediatrica. L'uso della betaestina in compresse non è raccomandato nei bambini sotto i 18 anni d'età, per insufficienti dati di sicurezza ed efficacia. Controindicazioni. La betaestina è controindicata in pazienti con feocromocitoma. Dal momento che la betaestina è un analogo sintetico dell'istamina, essa può indurre il rilascio di catecolamine dal tumore, con conseguente ipertensione grave. Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si consiglia cautela nel trattamento di pazienti con ulcera peptica o con anamnesi di ulcera peptica, a causa dell'occasionale dispepsia riscontrata nei pazienti trattati con la betaestina. Si consiglia cautela, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione in vivo. Sulla base dei dati in vitro non è prevista inibizione in vivo sugli enzimi del citocromo P450. Dati in vitro indicano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere betaestina Doc durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere betaestina Doc durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati relativi all'uso di betaestina in donne in gravidanza. Gli studi su animali non hanno fornito informazioni sufficienti sugli effetti riguardo a gravidanza, sviluppo embrionale/fetale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La betaestina è considerata avere effetti nulli o trascurabili sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, poiché in studi clinici non sono stati riscontrati effetti correlati a betaestina che abbiano un'influenza potenziale su questa capacità. Effetti indesiderati. Nei pazienti trattati con betaestina in studi clinici controllati con placebo, sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati, con le frequenze di seguito indicate: molto comune, a 0 yen 1/10, comune, a 0 yen 1/100, 1/10. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Pochi casi di sovradosaggio sono stati segnalati.
Alcuni pazienti hanno manifestato sintomi da lievi a moderati con dosi fino a 640 mg, ad esempio nausea, sonnolenza, dolori addominali. Complicanze più gravi, ad esempio convulsioni, complicanze polmonari o cardiache, sono state osservate in casi di sovradosaggio di betaistina intenzionale, in particolare in combinazione con sovradosaggi di altri farmaci. Il trattamento del sovradosaggio deve includere misure standard di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati antivertigine. Codice ATC. N07CA01. L'attività H1, agonista della betaistina sui recettori istaminici dei vasi sanguigni periferici, è stata dimostrata nell'uomo dall'inibizione della vasodilatazione indotta dalla betaistina mediante proprietà farmacocinetiche. La betaistina assorbita completamente dopo somministrazione orale e la concentrazione plasmatica massima della 14-C-betaistina marcata viene raggiunta nei soggetti digiuni approssimativamente dopo un'ora dalla somministrazione orale. L'eliminazione della betaistina, dati preclinici di sicurezza, studi di tossicità a dosi ripetute della durata di 6 mesi sui cani e di 18 mesi sui ratti albini non hanno evidenziato effetti tossici clinicamente rilevanti a dosi comprese. Elenco degli eccipienti: povidone K90, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, crosspovidone acido stearico. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di betaistina DOC a base di betaistina di cloridrato sono betaistina Aurobindo, Betigo, compressa, Microser, Bertiserc. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.